Cari amici di Smart Video Photography, benvenuti finalmente in questo nuovo video. In questo video vi voglio mettere a confronto le due applicazioni che utilizzo di più per girare video, appunto. Si tratta ovviamente di Filmic Pro e Movie Pro videocamera. Sarà un confronto con ovviamente funzioni di base, ok? Senza andare ovviamente nelle cose più avanzate, che poi sappiamo che di avanzato c'è come funzione ovviamente l'UTS e il kit cinematografico di Filmic Pro. Io mi soffermerò sulle funzioni che possiamo utilizzare tutti per fare tutorial, per riprendere i nostri momenti migliori della nostra giornata e del nostro lavoro. Quindi, detto questo, vi invito a iscrivervi al canale e azionare la campanella, così potrete ricevere tutte le notifiche dei video che posterò. E adesso andiamo a vedere questo piccolo confronto. Bene, allora andiamo a lanciare sull'8 Plus Movie Pro Camera e sull'XS lanciamo invece la nostra amatissima Filmic Pro. Ora, vediamo subito che le schermate quasi sono simili, perché abbiamo i VMeter sulla sinistra per quanto riguarda Movie Pro, ma per quanto riguarda Filmic Pro li abbiamo sulla destra. Sono un po' diversi, ma diciamo che più o meno ci rendiamo conto di quello che sta entrando. Vediamo subito i controlli. Ok, su Filmic Pro li conosciamo, ok, cerchietto per l'esposizione, il quadrato per la messa a fuoco. Invece su Movie Pro Camera abbiamo il cerchietto con la crocetta per la messa a fuoco e il cerchio senza nulla per ovviamente calibrare l'esposizione. Vediamo che più o meno, ok, si assomigliano in questa schermata, quindi possiamo, come dire, già trarre le conclusioni che in effetti possiamo utilizzare già questi comandi come li utilizziamo su Filmic Pro, quindi niente di diverso. Si bloccano anche qua, ovviamente col tap, vedete, diventano anche qua di un altro colore, come avviene su Filmic Pro. Non abbiamo su Movie Camera diciamo l'autofocus che si ingrandisce, tipo ovviamente per utilizzare come videoblog, nemmeno per l'esposizione, però diciamo che ce ne possiamo fare una ragione, abbiamo altre funzioni che Filmic Pro non ha. Ma qui siamo in questo video, vediamo quelle basi, proprio basilari, infatti il blocco dell'esposizione e il blocco della messa a fuoco, quindi li abbiamo su tutti e due, ok? Però sappiamo che Filmic Pro è abbonamento per i nuovi utenti, invece Movie Pro Camera costa neanche 8 euro. Quindi andiamo avanti. Per i comandi manuali sappiamo che su Filmic Pro basta cliccare sul cerchiettino e vengono fuori ovviamente i comandi laterali, sia per la messa a fuoco che per l'esposizione, e così avviene anche per Movie Pro. Basta andare sulla M e anche qui vedete che vengono ovviamente quasi gli stessi comandi, quindi vediamo che anche qui possiamo avere ovviamente sia per l'esposizione, che è sempre sulla sinistra, e la messa a fuoco che è sulla destra, possiamo avere ovviamente raffinare, ok, l'esposizione o raffinare la messa a fuoco. Ok, possiamo spegnere ovviamente con M e anche qui andiamo sul cerchiettino di nuovo e ovviamente torniamo in modalità automatica, solamente che Filmic Pro, vedete, blocca l'esposizione e la messa a fuoco, come torniamo indietro. Ci tocca ovviamente liberare i due comandi cliccandoci sopra. Poi cosa abbiamo di diverso da tener conto? A parte questi comandi che sono la base, no, del nostro video, se facciamo un tutorial ovviamente abbiamo questi comandi a disposizione e ci basterebbe già qui, ok? Invece abbiamo ovviamente funzioni che sono diverse, ok, da Filmic Pro a Movie Pro Camera. Innanzitutto, come abbiamo visto nel video precedente di Movie Pro Camera, abbiamo la possibilità di riprenderci, ok, con la fotocamera davanti e con la fotocamera posteriore, mentre per Filmic Pro dobbiamo andare su Double Take, quindi un'altra applicazione che non so se è gratuita, a pagamento, adesso non ne ho in mente bene, però intanto bisogna andare su un'altra applicazione, mentre su Movie Pro possiamo fare tutto internamente ad essa. Poi di altre cose c'è da dire che abbiamo la libreria, questa qui accanto, Movie Pro, accanto, che l'abbiamo già vista nei tutorial, accanto alla rotellina, che cliccandoci sopra andiamo ovviamente dentro
la galleria. Qui però rispetto a Filmic Pro, che adesso non mi sembra, non ci sono filmati, ma ne facciamo uno nero subito, rispetto a Filmic Pro abbiamo una parte di edit, ok, editing diversa da Filmic Pro, mentre qui su Filmic Pro abbiamo solo il taglio, ok, io vado sulla forbicina su Filmic Pro e ho solamente la possibilità di tagliare il mio video, mentre se vado sulla matitina di Movie Pro ho, come in precedenza cadeva per Filmic Pro, un po' di comandi. Questo ovviamente poi sarà un video a parte, lo farò molto presto, perché potremo anche voler raffinare il nostro video direttamente nell'applicazione. Bene, torniamo indietro sia con questa sia con Filmic Pro. Poi come, diciamo, come comandi di base non abbiamo più nulla, perché abbiamo ovviamente lo switch in Filmic Pro, abbiamo qua sotto, abbiamo i vari obiettivi che utilizziamo, mentre su Movie Pro Camera abbiamo sia la possibilità di ovviamente cambiare obiettivo, ma abbiamo anche la possibilità di avere immediatamente sulla fotocamerina ovviamente la fotocamera anteriore. Ok, quindi vedete che abbiamo come dire un pro e contro su tutte e due, no? Uno ovviamente ha comandi magari più professionali come Filmic Pro, ovviamente che abbiamo la possibilità di registrare in cinematografia, in LUTs, quello che vogliamo, mentre per Movie Pro Camera abbiamo i comandi, questi comandi che forse utilizziamo un po' di più per fare videoblog e tutorial, che sono già presenti nella schermata. Bene, avete visto il confronto tra le due applicazioni, Filmic Pro da una parte e Movie Pro Videocamera dall'altra. Ragazzi, ovviamente a voi la scelta, sappiamo che Filmic Pro per i nuovi utenti è a pagamento con abbonamento annuale o mensile, quindi a voi la scelta. Se vi serve ovviamente un kit cinematografico, ovviamente dobbiamo andare su Filmic Pro per ora, e invece se vi serve un'applicazione, io parlo ovviamente, non l'ho detto all'inizio, ma di iOS, se vogliamo un'applicazione che faccia ovviamente un buon lavoro, 4K, 60 frame per secondo, che ci riprenda anche ovviamente frontalmente e posteriormente cliccando sopra il simboletto della macchina fotografica, che non ve l'ho ancora fatto vedere ma ve lo farò vedere, Movie Pro Videocamera è proprio fa caso al caso nostro. Quindi dopo questa bella chiacchierata vi rinnovo l'invito a iscrivervi al canale, ovviamente azionare la campanella per ricevere le notifiche dei video che posterò. E con questo vi do appuntamento al prossimo video. Ciao! Ciao, sono Gennaro, creatore di contenuti esclusivamente dai dispositivi mobile. Sul mio canale YouTube Smart Video Photography potrai imparare a fotografare, girare video e montarli direttamente sul tuo dispositivo. Offro formazione anche online. Ti saluto e ti invito a seguirmi anche sul mio profilo Instagram. Ciao, a presto!